una sensazione unica quella di trovarsi all'interno di un tempio etrusco italico del III secolo a.C. e probabilmente il risultato che ambivano ad ottenere Felice Barnabei, fondatore del museo, e l'architetto Adolfo Cozza quando realizzarono questa ricostruzione in scala 1:1 di un tempio scavato pochi anni prima, tra il 1888 e il 1889 ad Alatri, nel Lazio meridionale, non lontano da Frosinone. Alatri è famosa non tanto per questo tempio ricostruito di cui gli archeologi portarono alla luce solo le fondamenta, quanto per la poderosa cinta in opera poligonale che ancora oggi desta ammirazione ed è all'origine di miti moderni su chi l'ha realizzata. Sono gli stessi miti che hanno posto al centro di tante città con mura possenti i ciclopi, i pelasgi, gli alieni, insomma quanti non hanno il nome di un popolo reale, ma sono considerati in grado di realizzare opere titaniche. I pelasgi in realtà sono un popolo del mito, Omero li definiva i divini pelasgi, hanno preceduto i greci nella Grecia stessa, prima dell'arrivo di quelle stirpi elleniche che hanno poi sviluppato la loro identità nella chiave greca che oggi conosciamo. I pelasgi sono quindi il popolo del mito che precede l'acquisizione di una consapevolezza da parte dei greci. È il popolo dell'epoca micenea, minoica, quella delle grandi città costruite con possenti mura poligonali, Micene, Tirinto, Gla, Orcomeno. La Grecia ne è circondata e costellata. I greci, nell'interrogarsi sul loro passato più antico, dove la memoria non arrivava, arrivavano con la fantasia. Per questo i pelasgi sono diventati un popolo migrante e dove si riscontravano città con possenti mura poligonali, spesso nascevano leggende che amplificavano l'irradiazione dei pelasgi. E questa è una costruzione della tradizione che è durata fino all'impero romano, si è alimentata laddove non c'era un uso filologico delle fonti e la fantasia costituiva il punto di riferimento principale per colmare quello che la storia non era in grado di recuperare. E quindi attraverso gli occhi e l'osservazione di queste possenti mura di cui non si conservava più il ricordo, la registrazione di quando erano state costruite, anche città più recenti che con i pelasgi nulla avevano a che fare sono state considerate costruite dai pelasgi. Questo è il caso di Alatri. Oggi si discute se quelle mura poderose siano state opera dei Romani, come quelle di Norba, un'altra città del Lazio cosiddetto pelasgico. E questo deve essere avvenuto anche riguardo Spina e le sue origini, anche se a Spina non c'è nessuna traccia di mura poligonali, né potrebbe esserci, perché le mura poligonali caratterizzano prevalentemente paesaggi con connotazione calcarea, sono mura che si prestano ad essere realizzate dove vi è una pietra un po' più difficile da squadrare, che richiede anche una complessa maestria nel gestirle. Il primo che ci parla di pelasgi a Spina è un contemporaneo di Erodoto, è l'Anico di Lesbo, e lo fa indirettamente attraverso un passo di Dionigi di Alicarnasso. Dice: durante il regno di Nanas i pelasgi furono scacciati dal loro paese dai greci e, lasciate le loro navi presso il fiume Spines nel Golfo Ionio, presero Crotone, una città dell'interno, e partiti di lì occuparono quella che noi ora chiamiamo Tirrenia. Poche frasi che Dionigi di Alicarnasso pone al principio di una lunga trattazione nella quale si interroga sulle origini degli Etruschi, sulle origini di Roma. Il suo scopo è dimostrare a tutti i costi che Roma è una città
greca, una polis Hellenis e non una polis Tyrrhenis, cioè una città etrusca. Per fare questo deve dimostrare che gli Etruschi non hanno a che fare nulla con i Greci, sono autoctoni, sono indigeni e quindi non possono avere a che fare nulla con i Pelasgi. Nel farlo però cita anche le fonti che collegano i Tirreni, gli Etruschi ai Pelasgi o altre popolazioni della Grecia. E Ellanico è una delle prime fonti che Dionigi di Alicarnasso pone alla base di quella che poi diverrà nei secoli la questione delle origini degli Etruschi. Perché i Pelasgi venivano collegati a Spina, che non ha testimonianze di mura pelasgiche? Perché Spina, nel momento in cui Ellanico scrive, siamo nella metà del V secolo a.C., era senza ombra di dubbio la città etrusca più importante. Le città dell'Etruria tirrenica avevano cominciato a decadere per l'effetto delle sconfitte avute a Cuma nel 524 a.C. sulla terraferma e poi sul mare di fronte Cuma nel 474 a.C. L'asse politico, economico, commerciale degli Etruschi si era cominciato a spostare verso quell'Adriatico dove intorno al 530-520 a.C. gli Etruschi insieme in coalizione avevano dato vita a questa città portuale alla foce del Po e in posizione strategica sull'Adriatico. Gli ateniesi guardavano a Spina come l'elemento di raffronto e di dialogo più importante in ambito etrusco. Non potevano farne a meno, non potevano fare a meno del grano e delle risorse della pianura padana che Spina consentiva di far arrivare in Grecia lungo l'Adriatico, un mare che gli Etruschi controllavano e si contendevano con i Greci. Per questo quindi Ellanico e probabilmente ancora prima di lui Ecateo, già alla fine del VI secolo a.C., collocarono la diaspora del popolo pre-ellenico per eccellenza dei Pelasgi a metà strada fra il mito e la storia, subito dopo il diluvio universale, quello greco di Deucalione, a Spina, da cui poi si sarebbero irradiati verso il centro della penisola, in quella città che chiamano erroneamente Crotone, ma che dobbiamo identificare con la città etrusca di Cortona, per poi spingersi oltre verso l'Etruria propria, verso le città di Cere, di Tarquinia e la stessa Roma, lungo le valli del Tevere, verso l'Etruria che noi conosciamo con questo nome. In questo modo, tramite questa irradiazione, continuava Ellanico, dai Pelasgi avrebbero avuto origine gli Etruschi, i Tirreni. Dionigi nel commentare Ellanico però approfondisce la questione e dice che in realtà questi Pelasgi, non avendo nulla a che fare con i Tirreni, sarebbero stati conquistati dai Tirreni stessi, ma prima ancora si sarebbero uniti con gli aborigeni, dando vita a quel seme dei Latini che, unitosi poi con i Troiani, avrebbe fatto scaturire Roma, secondo quella versione resa celeberrima dall'Eneide. Tutto questo per affermare che Roma è città greca, aborigena, troiana, pelasgica e nulla a che fare con i Tirreni. Ma a complicare le cose sulle origini di Spina e su questi racconti miti storici si aggiunge lo storico per eccellenza, Erodoto, con un brano che è celebre per il problema dell'origine orientale degli Etruschi, un brano nel quale ci dice che gli Etruschi, i Tirreni, sarebbero profughi dalla Lidia e si sarebbero diretti in Occidente dopo una lunga carestia durata circa 18 anni, durante i quali avevano anche provato ad ingannare il tempo digiunando un giorno e inventandosi giochi come la palla o i dadi e gli altri giorni mangiando. Alla fine, stressati, Tirreno, il loro comandante, guida una metà della popolazione verso Occidente.
Dice Erodoto, questi scesero a Smirne dove costruirono navi e dopo averle caricate delle vettovaglie necessarie al viaggio, partirono in cerca di nuove terre finché, oltrepassati molti popoli, giunsero presso gli Umbri e là fondarono città e tuttora vi abitano e da loro e dal loro condottiero si chiamano Tirreni. Erodoto localizza la diaspora dei Tirreni della Lidia nel paese degli Umbri, esattamente dove le fonti collocano Spina, in una terra che è ancora umbra prima di diventare tirrenica. Quindi Erodoto sta immaginando una diaspora non pelasgica, ma dei Tirreni della Lidia verso lo stesso orizzonte, verso quella Spina che nel V secolo a.C. era un punto di riferimento imprescindibile. Su questi due filoni mitici si fonda una riflessione mitistorica che segna anche l'evoluzione dei rapporti fra mondo greco e mondo tirrenico. Rapporti positivi laddove gli Etruschi sono assimilati ai Greci e grazie a questa assimilazione avevano potuto avere Cerveteri e Spina un tesauros a Delfi, e le altre fonti di matrice dorica in virtù delle quali gli Etruschi sono dei barbari, vanno sconfitti e vanno eliminati per consentire ai Greci di essere liberi in quel mar Tirreno ed Adriatico verso il quale cominciavano da tempo, avevano mostrato i loro interessi, in particolare quelli dei Siracusani.